Qual è la domanda più difficile alla quale rispondere nella vita? Chi sei? Una banalissima domanda alla quale tutti noi dovremmo saper rispondere nell'immediato. E invece quando ci arriva lascia tutti un po' basiti, così, nel limbo del cosa avrà voluto dire. Eppure si chiede semplicemente di parlare di se stessi all'oggetto soggetto della questione, quindi dov'è la difficoltà? Ci si aggrappa all'improvviso, in quel silenzio che diventa ingombrante, imbarazzante se vogliamo, a un'ancora di salvezza, i dati anagrafici. Ed ecco che subito a quelli seguono nozioni pressoché inutili, quali formazione, professione. Una cosa del tipo: sono Ilaria Capponi, ho 34 anni, nata a Perugia, vivo a Milano, laureata in linguaggi dei media, ho una società di comunicazione. Bene, voi direte, una descrizione abbastanza esaustiva. Eppure non è la risposta alla domanda che ho fatto: descrivere se stessi. Che non vuol dire descrivere ciò che si fa, ma dire chi si è e dove nella vita si vuole arrivare. A quel punto, dall'altra parte, il vuoto. Ma perché tanta difficoltà nel restituire una descrizione puntuale dell'io? Ve lo dico io, si chiama caos identitario. Voglio raccontarvi la mia storia. Sono nata a Perugia da una famiglia normale e per dare una mano ho iniziato a lavorare molto presto. A 13 anni ho iniziato a fare la modella. È successo tutto per caso in realtà. Mi ha notata un talent scout in giro per strada, ero già 1,81 m, non sapevo minimamente camminare sui tacchi e all'improvviso, in pochissimi mesi, mi ritrovo tra 7 passerelle d'Europa. È iniziato come un gioco, è diventato professione. Ma io, da ragazza di provincia, da ragazzina di provincia, non potevo che esserne estremamente felice. Non sapevo dove quel lavoro mi avrebbe portata, ma entravano soldi, giravo il mondo, conoscevo persone ed era tutto nuovo ed esilerante per me. Ovviamente, avendo 13 anni, conciliavo alla professione da modella la scuola e lo sport. Io, figlia d'arti di 2 cestisti, io sono la più piccolina della famiglia, talentuosa e determinata, il mio sogno nel cassetto è diventare anche io una professionista, una giocatrice di basket, proprio come mamma e papà. Quei sogni che da quando ero a gattonare sugli spalti della palestra uno coltiva, per i quali lavora, sacrifica tante cose, mai fatta una gita, mai andata in discoteca la sera. La disciplina che serve per arrivare a determinati livelli per quanto riguarda lo sport professionistico, che non sono tutte rose e fiori. C'è tanto lavoro da fare dietro. Non ci penso 2 volte quando all'improvviso, ai miei 15 anni, arriva la chiamata a casa. Mi chiamano a giocare in Serie A. Il mio sogno si avvera. Tutti i sacrifici, tutte le rinunce che non sono mai state tali, ma sono state delle scelte consapevoli, avevano dato frutto finalmente a un qualcosa di concreto. Lascio la moda immediatamente, lascio la scuola, o meglio, i miei compagni di scuola, per andare a trasferirmi in un'altra città ed iniziare in un nuovo liceo, lascio la famiglia, la casa, tutte le certezze che una quindicenne può avere nella zona comfort della casa, no? E mi trasferisco. Lo sport, non sono io a dirlo, credo che, almeno in questa sala, chi l'ha fatto ad alti livelli possa comprendere quanto possa essere una scuola di vita incredibilmente intensa, ma anche estremamente dura, soprattutto a quell'età in cui la leggerezza, in cui la spensieratezza dovrebbero essere le priorità per vivere la vita.
E invece lì, quello che serve, perché nessuno ti regala niente nello sport, guidato dalla meritocrazia, iniziano quelle che possono essere definite responsabilità, che all'inizio erano allenamenti estenuanti, e poi fisioterapia, e poi pesi sovrumani da sollevare per me, che ero praticamente così, estremamente esile, ma che dovevo cambiare fisicamente per poter reggere quel peso di quelle mie colleghe che guardavo e salutavo praticamente così, io. Tutto sembra andare per il meglio. Mi alleno, passano 2 anni, divento bravissima. Lo faccio duramente, perché prendo sempre sul serio quello che faccio. Arrivano le prime convocazioni in nazionale, i primi autografi, i primi articoli di giornale. Tutto secondo i piani. Cosa c'è che non va? Al rinnovo del contratto decido di mollare. Per la seconda volta mollo un ruolo, una professione ambito dai più, ma che a me non dà più niente. Perché da passione quale era, ed è la passione a guidare quello sforzo immane per andare avanti, quel confronto contro i limiti quotidiano che ti porta allo sport, quella stessa passione non c'era più. Era diventata un lavoro e non smuoveva più in me quello che serviva per poter andare avanti. A quel punto avevo 17 anni, ho 17 anni. Torno a casa, a Perugia, nella mia Perugia, ma qualcosa dentro di me si è spezzato. Mi rendo conto che per la prima volta nella mia vita, tornando a casa, mi chiedo, e adesso che faccio? Penserete, per una 17enne più o meno è normale, anzi, qua fino ai 30 anni ce la prendiamo bella comoda in generale, ma per una abituata a lavorare dai 13 anni, credetemi, non lo era. E la cosa più deleteria in assoluto, sapete qual è? È che io di opportunità fino a quel momento ne avevo avute, e importanti davvero. Ma pur avendoci lavorato, pur essendomi dedicata per portarle avanti, alla fine avevo mollato, perché non le sentivo mie. E questa cosa ha innescato una frustrazione talmente grande che mi sono buttata giù. E ho detto, adesso come la mettiamo? Il mio sogno non c'è più. Ho demolito tutto quello per cui ho sacrificato tutto, non ho fatto le cose che tutti gli altri hanno fatto, sempre quella diversa, sempre quella troppo disciplinata, sempre quella rompiscatole. Non bevevo, non fumavo, non andavo in discoteca, non facevo tardi, per ritrovarmi a 17 anni praticamente fuori dal mondo. A quel punto finisco il liceo, la maturità, e mi trasferisco a Milano. Questo perché avevo bisogno di lavorare. Torno a fare la modella per mantenermi gli studi universitari. Peccato però che a quel punto il mio corpo era quello di un atleta, quindi nei campionati taglia 40 non c'entravo proprio più. E a quel punto, con quella zona comfort che sapevo che più o meno comunque c'era, mi ritrovo a dover fare i conti e a doverli fare con una battaglia che ho portato poi avanti tanti anni della mia vita, contro il mio corpo, per sfinirlo. Perché mentre nello sport impari ad alimentarlo, perché è il mezzo con cui tu riesci a performare, ad arrivare ai risultati, nella moda più lo si sfinisce e più hai probabilità di lavorare ad alti livelli. Subentrano i problemi alimentari e da lì questo senso di inadeguatezza che mi accompagnerà per gran parte della mia vita adulta. Devo dire che anche complice di questo una trasformazione fisica che da atleta per le donne è difficile da accettare. A volte si pensa che sia solo un cruccio estetico, ma in realtà la figura della donna a volte esprime anche quello che sono le fragilità che si hanno dentro. In questo caso per me è stata deleteria. Poi cosa succede? Arriva l'amore. Incontro il mio compagno di vita. Aiuto. Oggi padre del mio piccolo Lorenzo, con cui raccolgo i pezzi e mi rialzo. Scusate.
Mi laureo a pieni voti e faccio 2 master e mi appassiono nuovamente a un qualcosa, la comunicazione e il giornalismo. Mando delle candidature, anche spronata da Antonio, che ha sempre creduto in me, e, incredibile, arriva subito un'opportunità lavorativa. Un'opportunità come inviata per una nota emittente televisiva, un ruolo ambito da tanti e che tutto mi aspettavo meno che arrivasse a me. Ovviamente dico, la svolta, forse abbiamo trovato la strada giusta, alla fine troviamo una quadra. Inizio a lavorare, imparo un mestiere totalmente nuovo per me, mandata in diretta praticamente dal giorno zero, e devo dire che mi diverte, sono brava, macino soddisfazioni. Lo faccio per 3 anni e a un certo punto, al rinnovo del contratto, non rinnovo, non firmo. A questo punto voi direte, vabbè, questa è una panza squinternata, e fareste anche bene. Devo dire che l'ho pensato anche io e tutti quelli intorno a me, e l'ho pensato veramente, perché a quel punto è davvero subentrata in me la consapevolezza che forse non mi meritavo tutte le opportunità che la vita mi stava dando. Perché ne ho avute tante, ma continuavo a non riuscire ad innamorarmene. Ho pensato, ho un problema, cioè è mai possibile che non riesca a innamorarmi di un qualcosa? E questo stato di dubbio perenne, di messa in discussione mi porta alla depressione, quindi torniamo giù. Mi rassegno all'idea di non essere all'altezza di quelle opportunità e che forse non ha senso neanche continuare a cercarne altre, perché se tanto non le sfrutto, passano i treni, io salgo ma scendo alla prima fermata. A quel punto ho 29 anni e ancora, in pieno caos identitario, non so che cosa farò da grande. Arriva la pandemia ad allietare gli animi. Una frenata a quella che, no, è la spasmodica ricerca di tutti quanti di fare, disfare. Milano si corre perennemente e a quel punto siamo tutti fermi. Dico, va bene, tutti fermi, ferma io, zona comfort. Cosa faccio per passare il tempo? Rimuginiamo sulla vita passata, visto che quella futura non sappiamo neanche se ci sarà. Penso che tutti noi abbiamo tirato una linea su quello che è stato fino a quel momento, su quello che avremmo potuto fare in più, sui viaggi che non abbiamo mai fatto. E io, come tutti gli altri, mi sono messa lì a pensare, bene, cosa ho combinato nella mia vita? Con tutti questi repentini cambiamenti a rimbalzare da un settore all'altro, totalmente diversi tra loro oltretutto, che non c'entravano niente uno con l'altro, che cosa ho costruito oggi, disoccupata? La risposta che mi viene spontanea era niente, assolutamente niente, perché ad ogni ripartenza era un tornare indietro, mentre gli altri a 29 anni, anche quelli che fino a 28 erano rimasti a casa, a quel punto lavoravano e io no, pur avendo sempre fatto qualcosa. Ne parlo con mio marito, la persona più razionale del mondo, e poi con uno specialista. E per la prima volta realizzo, e questo è un passaggio fondamentale, che mentre per me quei cambi di rotta erano stati fallimenti, per loro in realtà erano state esperienze di vita magnifiche, pazzesche, traguardi incredibili da raggiungere per una della mia età. E per la prima volta mi rendo conto di avere una visione totalmente differente e distonica da quella di 2 altre persone, quindi 1 contro 2, magari gli diamo retta. E inizio ad appassionarmi al tema della ricerca di se stessi. Sapete quei manuali, mindfulness, quelle cose in cui un po' da scappati di casa si cerca la soluzione della vita? Bene, in pandemia credo che abbiamo letto il tutto, abbiamo visto tutta la televisione che potevamo vedere, ho letto anche quella roba là. Trovai un esercizio molto interessante da fare, ancora me lo ricordo, che per me è stata la svolta della vita. Forse dovrei anche scrivere a questo autore che magari una stretta di mano se la merita. Un esercizio che diceva di scrivere su un foglio bianco, a sinistra una colonna con le esperienze di vita professionali che avevamo fatto e a destra tutte le competenze acquisite per ognuna di esse. Io inizio come modella, come cestista, come giornalista televisiva
e mi rendo conto che non solo quelle esperienze erano estremamente eterogenee, ma anche straordinariamente complementari. E che io, che pensavo di essere ripartita ogni volta da zero, in realtà quella lista l'avevo sempre solo allungata, di competenze ed esperienze grazie alle quali, in quel momento, potevo dire di essere me stessa, forte della mia competenza e della mia nuova consapevolezza appena rivelatami. Collego i puntini e questa nuova consapevolezza, per la prima volta, mi fa capire che tutto il tempo che pensavo di aver perso, in realtà l'avevo investito. Che ogni cambio di rotta, in realtà, non solo non ero mai tornata indietro, ma mi ero arricchita tantissimo. E soprattutto ogni cambio di rotta non dovevo più guardarlo come una sconfitta, ma come un'ulteriore sfida nel percorso per cercare me stessa. Finisce il lockdown, il mondo riparte e con esso la mia ritrovata voglia di rimettermi in gioco. Lo stesso anno fondo la mia società di comunicazione. Vado dal notaio, avevo 31 anni, e firmo questa nuova scommessa, la prima scommessa in cui veramente credo su me stessa. La stessa scommessa che ad oggi mi rende un'imprenditrice di successo, appassionata del mio lavoro, che tutto avrei pensato meno che di fare nella vita. Vedete, cerchiamo sempre il grande disegno della vita, l'illuminazione, la grande vocazione, ma ci dimentichiamo troppo spesso di ascoltare noi stessi, di sentire gli step di questa evoluzione, di accogliere i cambiamenti non come fallimenti, ma come nuove sfide ed opportunità per comprendere noi stessi e per fare di noi stessi la parte migliore che possiamo. E a tutti coloro che si sentono sbagliati, come mi sono sentita io, oggi dico: liberatevi della pressione sociale del tutto e subito, cercatevele quelle esperienze. Non rimanete immobili nella paura di fallire. E se non si parte, non si arriva mai. Cercate la vostra strada e siate clementi, cosa che io ho fatto solo troppo tardi, per i tanti cambiamenti di cui avrete bisogno e di cui dovrete fare tesoro. Date valore al percorso più che alla meta, perché quella la scoprirete durante il viaggio alla scoperta di voi stessi. Sono Ilaria Capponi, ho 34 anni e per trovare la mia strada ne ho percorse tante altre. Grazie.